Signori, è fatta. Questo video così al volo dalla stanza degli orologi perché è stata poco tempo fa una data importante. Ho compiuto 40 anni e mia moglie voleva farmi un regalo particolare, un regalo importante per quella che è la mia e la nostra passione, no? Quella per gli orologi. E così mi sono messo alla ricerca di un orologio che potesse piacere in primis a lei, e in maniera tale insomma che ogni volta che lo vedesse fosse anche contenta che io lo indossassi al polso, e che naturalmente potesse anche soddisfare quelle che sono le mie mire da collezionista. Beh, la prima cosa che ho pensato è: cosa posso farmi regalare che duri per tutta la vita o che magari possa poi finire nelle mani di mio figlio o dei miei figli? E naturalmente la scelta è iniziata ad essere molto complicata perché con diciamo un budget che non fosse troppo basso ma neanche troppo alto, semplicemente per non spendere troppi soldi, la scelta inizia a diventare complicata. Parliamo di circa 5.000 euro. Complicata soprattutto perché, come dicevo, deve essere l'orologio perfetto. E quindi sono partito da un primo dato, e cioè quello del vintage che da sempre, e mi auguro per sempre, ma chi lo sa, è qualcosa che appassiona, che ha sapore, che è collezionabile, che ha un valore collezionistico al di là del valore prettamente economico. E quindi, partendo dal vintage, mi sono detto, a questo punto potrebbe essere, anche perché mia moglie me lo suggeriva, potrebbe essere un'idea quella di cercare un orologio del mio anno di nascita, il 1984. E così il primo step era compiuto. Abbiamo un'idea, un vintage del 1984. Poi lì naturalmente si è aperto un mondo, perché ci sono i Cartier, che però forse nel vintage non sono così esclusivi come potrebbe essere qualcos'altro. Mi sono iniziato a dire che forse per un regalo così importante potesse essere più indicato un orologio in oro, magari un dress, qualcosa che però alla fine avrei finito per utilizzare poco. Io invece volevo, perché adesso è qui con me e fra poco ve lo mostro, volevo qualcosa che invece fosse sempre utilizzabile, che mi potessi godere al polso per anni. E quindi l'idea è passata agli sportivi, e gli sportivi di vintage, per quanto possa sembrare strano, in realtà non ce ne sono tanti, ma comunque la scelta è vasta. Per esempio Heuer Autavia o ancora Carrera, l'Autavia GMT. Poi ci sono per esempio dei Panerai, indubbiamente bellissimi. E mentre mi balenavano in mente varie soluzioni, varie possibilità, mi è venuta in mente una cosa: è lo Speedmaster? Ora, lo Speedmaster potrebbe indubbiamente essere una scelta banale, probabilmente lo è, ma insomma, i gusti sono gusti. Banale perché si parla sempre di Speedmaster, perché un po' tutti ne hanno uno in collezione, però è anche vero che è un orologio bellissimo, praticamente perfetto, è l'orologio che ha probabilmente la più bella storia alle sue spalle. Ne ho avuti diversi, ma attualmente non ho uno Speedmaster in collezione, o almeno non avevo, e soprattutto cercandolo con delle determinate caratteristiche, beh, avrebbe potuto effettivamente dire la sua e meritarsi un grande posto in collezione. E così, tra una ricerca e l'altra, soprattutto su Chrono, quantomeno per farmi un'idea, sia per quanto riguarda Cartier che per quanto riguarda poi Heuer Vintage e i vari Speedmaster, ho anche iniziato a studiare, perché naturalmente nella scelta di un vintage lo studio è alla base assoluta di tutto. Da lì non si scappa. E ho iniziato a studiare perché gli Omega Speedmaster, a differenza di molte altre referenze anche di altre maison, una su tutte Rolex, non è così catalogato come potrebbe sembrare. Ci sono delle indicazioni, indubbiamente, per esempio il numero di movimento che in un determinato range è del 1984. Parliamo del numero che va da 47 a 48 milioni, il numero del movimento inciso proprio sulla platina principale.
E così stabilito quale orologio potesse effettivamente essere del 1984, al netto poi di eventuali estratti d'archivio, che al momento è un servizio chiuso da parte di Omega, ma che spero riaprirà a breve perché ne richiederò immediatamente uno, e adesso vi spiego anche perché potrebbe essere molto interessante, ho iniziato anche a studiare quali fossero le caratteristiche del quadrante, della lunetta, e così ho scoperto per esempio che nella referenza 145.022, che è quella del 1984, la lunetta deve avere, ad esempio, la scritta tachymeter senza la E accentata, così come il 90 deve avere il dot laterale e non sopra, che distingue invece le lunette DON. Mi sono anche imbattuto in un'altra particolarità che non conoscevo assolutamente, ovvero il quadrante, che nel caso specifico del 1984 e per poco altro tempo ancora, più o meno fino al 1986, avrà la S e la R, quindi la prima e l'ultima lettera della scritta Speedmaster all'interno del quadrante, cosiddette lunghe. È una particolarità estetica che inquadra sicuramente, a mio avviso, molto più saporita dei soliti quadranti, ma che inquadra anche il quadrante, scusate il gioco di parole, proprio in una determinata epoca, quantomeno per rispettare la coevità di questo orologio. E così, mentre cercavo uno Speedmaster del 1984, mi sono imbattuto in un modello che mi ha stregato all'improvviso, e così da lì a un paio d'ore lo avevo già confermato e poi sono andato a prenderlo. Prima di passare al viaggio però vi spiego di che cosa si tratta. Innanzitutto è la referenza 145.022 del 1984, è anche l'unico Speedmaster che ho trovato in vendita nel mondo del 1984, quindi anche soltanto per questo non potevo lasciarmelo sfuggire. In più sono stato anche abbastanza fortunato, perché tra tutti gli Speedmaster, a partire dai modelli con il calibro 321, che poi si sono aggiornati anche nella forma della cassa, ed è il calibro che fu effettivamente testato dalla NASA, il 145.022 ha una particolarità, perché sebbene il 145.012 sia il vero Moonwatch, quello che è andato sulla Luna al polso di Buzz Aldrin e di Neil Armstrong, il 145.022, quello successivo, che nel 1968 introduce il nuovo calibro, il calibro 861, che sostituisce il calibro 321, è anche l'orologio che nel 1978 fu nuovamente testato dalla NASA. Ne abbiamo parlato più volte anche qui su Talk, in vari video sull'Omega Speedmaster che amo, ed è l'orologio che fu appunto testato per le missioni Space Shuttle, e proprio dal 1978 equipaggerà gli equipaggi umani per le missioni Space Shuttle. Insomma, nella storia dello Speedmaster, sebbene i calibri 321, le referenze precedenti, gli anse dritte, LED white abbiano grande carattere, grande storia, grande interesse collezionistico, io reputo che nonostante il calibro 861 meno pregiato del 321 della referenza 145.022, quest'ultima in realtà abbia un interesse collezionistico legato anche ai test del 1978 di cui poco si parla, per me molto molto interessante. Ora, tra tutti gli Speedmaster che ho cercato, ho avuto la fortuna di trovare l'unico del 1984 che rispecchiasse anche tutte le caratteristiche che volevo, quindi quadrante SDR lunghe, lunetta giusta, degli indici molto belli e ben virati, cosa che non è facile sugli Speedmaster. Molte volte si trovano degli indici verdi un po' scoloriti o un po' grattati dal trizio. Questo qui è un quadrante bellissimo, perfettamente tenuto, così come anche le sfere, che evidentemente sono quelle originali e che sono virate, così come è virato anche il quadrante in maniera abbastanza omogenea. Ma c'è anche un'altra particolarità, perché oltre ad essere un 145.022 del 1984 con il quadrante bello e giusto, questo orologio, come potete vedere, ha anche un bracciale molto particolare. È il bracciale Holzer, realizzato in Messico negli anni 60, 70 e 80 proprio dall'azienda Holzer, che faceva questi bracciali per gli Omega, in particolare gli Speedmaster Mark II e gli Speedmaster Professional, come quello di questo video, insomma, il Moonwatch, per parlar chiaro. Ora, anche qui naturalmente gli studi che ho iniziato a fare, i confronti con vari appassionati ed esperti sono stati tanti,
e ancora oggi né io né loro abbiamo una risposta certa. Quello che possiamo dire è che questo particolare bracciale, che non tutti sanno, in realtà ha equipaggiato anche gli Speedmaster, perché in realtà si pensava fosse dedicato soltanto ad altre referenze di Omega, tra cui appunto il Mark II, in realtà era anche sugli Speedmaster. Ci sono degli orologi degli Speedmaster referenza 145.0808 destinati al mercato messicano e sudamericano e che furono spediti da Omega in Messico senza bracciale, e di questo ce ne dà notizia Fratello Watches, magazine noto, famosissimo, che molto spesso fa degli approfondimenti documentati sugli Speedmaster. Inoltre Fratello Watches dice che negli anni 80, proprio per il mercato messicano e sudamericano, gli Speedmaster potevano essere acquistati anche con questi particolari bracciali Holzer. Bracciale Holzer in realtà che avete già visto su questo canale e che avevo ricevuto per una recensione da Uncle Seiko, che oggi si chiama Uncle Straps, e che avevo montato proprio sul mio Speedmaster, che non ho più, ma insomma era uno Speedmaster moderno con bracciale modello Holzer ma realizzato appunto da Uncle Seiko. Beh, quell'Holzer lì esiste originale, proprio perché lo faceva la Holzer messicana. Ebbene, questo bracciale montato su questo orologio del 1984, o quantomeno il seriale combacia con il 1984, è marchiato 86, e questo rende molto coerente quello che potrebbe essere un orologio effettivamente già venduto così proprio in quegli anni in Messico o in Sud America. Innanzitutto perché Fratello Watches conferma che effettivamente venivano venduti, ma anche perché è molto comune trovare degli orologi, degli Speedmaster in particolare, anche di molti anni prima di una certa data, quindi di un certo anno, e il bracciale poi montato successivamente al momento della vendita, per esempio, quindi anche tranquillamente 2 anni dopo. Quindi seriale del movimento 1984, bracciale del 1986, il che torna. Insomma, Speedmaster bello, corretto, del 1984, l'unico in commercio, 145.022, con un bracciale coevo o non coevo, in realtà poco mi importa, ma bellissimo, poco visto e soprattutto originale Omega, non potevo lasciarmelo scappare, e quindi dopo aver sentito il gentilissimo venditore Alberto Baghi di Abistar a Reggio Emilia, ho preso il treno e sono partito per andare a prendermelo. È domenica 3 dicembre e la carrozza è tutta per me. Sono le 8:31, treno partito in perfetto orario, anche se in realtà ci sono dei grossi lavori di manutenzione sulla linea storica tra Bologna e Modena, ma insomma un altro discorso. Insomma, dicevamo che la particolarità di questi orologi, di Omega in particolare, è proprio l'estratto d'archivio. Estratto d'archivio che purtroppo in questo momento non è possibile richiedere alla Maison, perché è un servizio che è stato temporaneamente sospeso, e naturalmente sarà anche la prima cosa che farò non appena sarà possibile chiederli di nuovo. Costano circa 150 euro, una cosa del genere. Perché chiederò l'estratto d'archivio? Un po' perché da collezionisti, insomma, è una delle cose che compongono il corredo. Tra l'altro è molto bello avere ufficialmente la storia del proprio orologio, servizio per esempio che Rolex non fa e non ha, chissà perché, magari non hanno loro stessi un archivio, o magari è un servizio, insomma, che a Rolex non interessa fare. In ogni caso è un documento, in particolare quello di Omega, che in base al numero del movimento dell'orologio, quindi non il seriale dell'orologio ma il seriale del movimento, è in grado, il più delle volte, ma non sempre in realtà, nel 90% dei casi, di dare e di stabilire qual è la storia dell'orologio, quindi la referenza dell'orologio, il seriale del movimento, come era composto questo orologio, per esempio in acciaio, bracciale in acciaio, senza bracciale, fino alla data di spedizione dell'orologio. Attenzione, non la data di costruzione o realizzazione, la data di spedizione al distributore Omega del paese presso cui arrivava questo orologio. Perché ho precisato che parliamo della spedizione? Perché in realtà nel mondo Omega ci sono delle tabelle che sono state realizzate dagli appassionati, dai collezionisti, e che tuttavia molto spesso sono discordanti tra loro, ma c'è anche da dire che molto spesso queste tabelle in realtà non concordano con ciò che dicono gli estratti d'archivio.
Vi faccio un esempio. I numeri progressivi dei seriali indicano un avanzamento temporale della produzione di questo orologio, quindi un seriale 29 sarà inizio 1970, un seriale 30 sarà, o 31 sarà fine 1970. Questo comunque secondo alcune tabelle. Altre tabelle indicano il 1960 con il seriale 32, parliamo di 32 milioni, il numero seriale del movimento. Ecco, in realtà da alcuni estratti d'archivio che io stesso ho cercato, ho catalogato ed è uno studio che sto continuando a fare, in alcuni momenti, per esempio nello stesso 1970, l'inizio di quest'anno ha un seriale in milioni più alto che la fine del 1970, o addirittura ci sono seriali in milioni che vanno avanti e indietro durante l'anno, come potete vedere per esempio in questi 3 seriali che vi metto a confronto e che riguardano il 1970 ma mesi diversi e non in ordine crescente cronologico. Perché succede questo? La probabilità maggiore è che il seriale del movimento indichi davvero un ordine crescente nel tempo, ma poi l'orologio veniva assemblato e soprattutto spedito presso il paese di distribuzione in momenti diversi. Quindi è molto possibile per esempio che un seriale 29 milioni venisse assemblato e spedito dopo un seriale 31 milioni, così che sull'estratto d'archivio, nonostante il numero progressivo sia in ordine decrescente, invece la linea temporale sia crescente, semplicemente perché veniva assemblato e spedito successivamente. Motivo per cui alcune volte anche i bracciali di Omega hanno degli anni successivi o comunque non concordanti con l'anno del seriale del movimento, perché appunto venivano assemblati in momenti diversi, spediti in momenti diversi. Alcune volte, per esempio, in particolare la referenza dello Speedmaster 145-0808, venivano spediti, in questo caso come potete vedere, in Messico, senza il bracciale, che veniva montato solo successivamente, magari un anno dopo, 2 anni dopo, quando questi orologi venivano poi effettivamente venduti. Bracciali messicani, come vi dicevo, prodotti dalla Holzer, azienda messicana appunto che realizzava dei bracciali anche per Omega. Ora, appurato quindi che l'estratto d'archivio, anche nel momento in cui dovessi chiederlo, non sarà in grado di darmi delle indicazioni precise, quindi bisogna prendere per buone un po' le proprie convinzioni. In ogni caso l'estratto d'archivio, che comunque credo sia anche l'unico documento che poi effettivamente ci dice la storia dell'orologio, al di là delle tabelle fatte dagli appassionati, sarà in grado di dirmi anche una cosa in realtà molto interessante. E la cosa interessante è che questo orologio sia stato effettivamente spedito in Messico o comunque in Sud America, dove era previsto nella maggior parte dei casi proprio questo famoso bracciale Holzer. In questo modo sarò in grado di capire per esempio se quell'orologio è molto probabile, quindi ha una ragionevole probabilità che sia nato effettivamente in questo modo, e cioè sia un orologio del 1984 o comunque il movimento corrisponda al 1984, probabilmente venduto un po' dopo, con bracciale appunto marchiato 86. Da lì naturalmente non si scappa, il bracciale 1986 ce l'ha scritto sopra. Quindi andiamo innanzitutto a prendere questo orologio e lo vediamo assieme non appena sarò a Reggio Emilia, e poi speriamo anche che Omega riapra presto il servizio di estratto d'archivio. Vedremo. Comunque, durante il viaggio su Instagram, nelle storie, ho fatto un excursus storico e collezionistico di quelli che sono gli estratti di archivio Omega. Quindi, se non mi seguite, fatelo su Instagram e vi lascio a questo excursus in attesa di arrivare a Reggio. Buongiorno e buona domenica. Allora, in viaggio per l'Italia per un progetto, un regalo e un video molto interessante e bellissimo, almeno per me. Per voi potrete soltanto guardare. Parliamo di Omega e nel video parleremo anche di collezionismo, estratti d'archivio, tabelle dei collezionisti, che c'è 1 milione di cose da dire.
Perché stiamo approfondendo un po' quella che è la storia di queste tabelle, di questi estratti d'archivio, e posso garantire che c'è una confusione che secondo me è problematica, è una confusione che non credo abbia soluzione. Dopo vi spiego meglio. Allora, qual è il problema che approfondiremo in questo video e che comunque stiamo approfondendo io ed altri amici, altri appassionati, esperti collezionisti? Riguarda le tabelle Omega e i suoi estratti d'archivio, perché voi sapete che per la catalogazione degli orologi, che siano Rolex ma che siano anche tanti altri orologi, tra cui appunto Omega, molti collezionisti realizzano delle tabelle in base alla propria esperienza, in base agli orologi che trovano. Insomma, queste tabelle vengono create perché vengono catalogati più o meno gli anni, la coevità, i seriali, eccetera eccetera. Bene, cercando alcune informazioni, perché sto andando a prendere uno Speedmaster, mi sono imbattuto in una serie di circostanze abbastanza strane, e cioè che gli estratti d'archivio molto spesso non solo non concordano con le tabelle, ma addirittura sono discordanti anche tra di loro. Vi faccio vedere nella prossima storia. Normalmente le tabelle dei collezionisti, che vengono fatte appunto dagli appassionati e dai collezionisti, indicano un ordine progressivo cronologico di seriali e datazione. Cioè, a parte che alcune tabelle sono discordanti tra di loro, per esempio un seriale di un movimento 30 milioni, per alcune tabelle 1970, per altre tabelle invece è del 1971. Ma diciamo ognuno si affida alla tabella che preferisce. Il problema però è che queste tabelle vengono meno quando, come potete vedere nella precedente storia, fermatela un attimo e guardate bene le date sottolineate, questi movimenti e i seriali di questi movimenti non hanno un vero ordine cronologico. Cioè ad inizio 1970 c'è un 31 milioni che a febbraio diventa 29 milioni, a settembre sempre 1970 diventa 30 milioni, cioè non c'è proprio corrispondenza. E naturalmente non è l'unico caso, ci sono anche casi più eclatanti. Guardate la prossima storia. Seriale 47 milioni dell'85 e seriale 46 milioni, quindi 1 milione di meno dell'86, un anno dopo. Ma c'è dell'altro. Seriale 48 milioni datato ufficialmente da Omega, perché quelli che vi sto facendo vedere sono estratti d'archivio ufficiali Omega, non è roba inventata, questa è casa madre che dice queste cose. Insomma, seriale 48 milioni del 1994, 10 anni dopo, quando per esempio secondo alcune tabelle, ma la maggior parte delle tabelle dei collezionisti, è un seriale, i 48 milioni, che dovrebbe essere dell'anno 85. E abbiamo visto nelle storie precedenti che nell'85-86 siamo a 46-47 milioni. Quindi questo 48 milioni in realtà per Omega è stato spedito 10 anni dopo. E vi faccio vedere una tabella classica dei collezionisti, così insomma da rendervi conto. Ora, appurato che le tabelle dei collezionisti non corrispondono a ciò che poi molto spesso dice Omega, perché per esempio un seriale 48, qualcuno vi avrebbe detto 48 milioni, qualcuno vi avrebbe detto in assenza dell'estratto d'archivio che è un orologio dell'85, quando quello è un orologio del 94, e lo dice Omega nel suo estratto d'archivio ufficiale. Quindi capite bene che c'è un problema insomma di fondo. E appurata questa cosa, dobbiamo necessariamente cercare di chiarire che cosa è successo, perché o sono tutti pazzi oppure c'è, non lo escluderei del tutto parlando di collezionisti, oppure comunque c'è e ci deve essere una spiegazione, e confrontandomi con altri esperti molto più di me potrebbe esserci effettivamente una spiegazione che adesso vi racconto.
Allora, voi sapete che i movimenti dello Speedmaster sono su base Alemania, lo sono sempre stati. Il numero seriale del movimento su cui si basa tutta questa storia che vi ho raccontato dovrebbe essere un numero inciso da Alemania e corrisponde effettivamente all'anno di produzione. Questo significa che se ad Omega nell'85 arrivano dei movimenti incisi da Alemania 48 milioni, questi movimenti verranno montati sugli Speedmaster un po' come capita, un po' prima, un po' dopo, magari 3 anni dopo per quelli che dovranno essere spediti in paesi esteri o tra continenti, o addirittura un movimento che viene ritrovato dopo 10 anni e che viene montato su un orologio del 94, anche se è un movimento 48 milioni del 1985. Questa cosa ha senso, è molto sensata. Il problema però che mi sorge è chi ci dice che quelli sono effettivamente seriali Alemania. Perché qui il problema sostanzialmente è uno: se non c'è documentazione ufficiale Alemania, queste tabelle da parte dei collezionisti come sono state realizzate? Perché se sono state realizzate sulla base degli estratti d'archivio, sarebbero venute completamente diverse. Se sono basate soltanto sull'esperienza dei collezionisti, quindi che confrontandosi si è appurato che nel 1970 ci sono solo questi seriali, nel 71 soltanto questi seriali, eccetera eccetera, molte volte gli estratti d'archivio di Omega smentiscono questa cosa. E soprattutto se sono stati fatti su documentazione Alemania, la vorrei vedere questa documentazione Alemania, a meno che qualcuno non abbia detto cavolo, nel 65 il seriale era 25 milioni e quindi tutti gli altri vengono di conseguenza, ma abbiamo appena visto dalla documentazione Omega che non è così. Quindi qui le cose sono due: o esiste una documentazione ufficiale che data effettivamente i movimenti in determinati anni in base al loro seriale, oppure semplicemente io ritengo che per ogni orologio faccia fede soltanto l'estratto d'archivio nel momento in cui effettivamente c'è a corredo o comunque è possibile chiederlo, perché appunto gli estratti d'archivio possono riservare in realtà delle sorprese molto molto diverse da ciò che invece dicono queste famose tabelle dei collezionisti. Un momento, perché tutto questo excursus, tutto questo approfondimento? Innanzitutto perché credo sia pane quotidiano per ogni collezionista a cui piace approfondire, studiare, per tanti è roba del tutto inutile, va benissimo. Per me comprare orologi non è soltanto shopping, è anche e forse soprattutto approfondire. Tutto questo perché sono alla ricerca, ero forse alla ricerca di uno Speedmaster del 1984 che però in assenza di estratto d'archivio e col seriale del movimento, come avete visto, ci si fa poco. Da tabelle potrebbe essere il 47 milioni un 1984, per Omega chissà, vedremo quando sarà possibile chiedere l'estratto d'archivio, mi toglierò il dubbio. E questo è quanto. Se siete arrivati fin qui, complimenti, siete degli appassionati doc e proseguiamo con il nostro viaggio. Stazione di Reggio Emilia. Ed eccolo finalmente a casa nella nostra stanza degli orologi. Omega Speedmaster 145-022 con alcune particolarità di cui voglio parlarvi. Ce ne sono diverse, abbiamo bisogno di un po' di calma per guardarle assieme. A partire dal bracciale, che non è il solito bracciale degli Omega Speedmaster, quello a cui siamo un po' tutti abituati, ma è un bracciale Holzer, come vi dicevo, cioè un bracciale messicano per il mercato
mercato del Sud America, un bracciale che si trova su alcuni Speedmaster, ma in realtà è abbastanza raro da vedere, negli anni 80, anche se ci sono delle referenze che già lo montavano negli anni 70 e altre referenze come per esempio lo Speedmaster Mark II che lo montava negli anni 60 e poi lo ha montato anche negli anni 70 e 80. Tuttavia è un bracciale molto raro da trovare, non che questo aumenti in realtà le quotazioni di questo orologio, però è anche vero che chi lo vuole così probabilmente deve essere disposto a spendere un pochino di più rispetto a quelle che sono le quotazioni normali. Quindi abbiamo detto bracciale Holzer messicano, che è una delle caratteristiche che mi ha fatto immediatamente innamorare di questa referenza, e vi faccio vedere anche che in pratica è la versione Jubilee di Omega, nonostante fosse appunto, come potete vedere all'interno della chiusura, un bracciale realizzato per Omega da Holzer, che era appunto l'azienda che realizzava questi bracciali. 2016, un bellissimo bracciale molto comodo e che rastrema, a differenza invece di quelli che poi sono stati i bracciali successivamente negli anni 90 e negli anni 2000. Ed a differenza dei bracciali Ankle Seiko, che adesso sono diventati Ankle Straps e che ripropongono il bracciale Holzer, quello originale ha tutta la maglia centrale lucida, proprio come i Jubilee di Rolex, mentre Ankle Straps realizza lucidi soltanto questi ovolini laterali, ma è un errore. In realtà tutta la maglia è lucida. Altra particolarità di questo orologio che il venditore mi aveva diciamo promesso, garantito, e credo di essere d'accordo con lui, il fatto che si tratti di un orologio mai lucidato, quindi un orologio che conserva le satinature e soprattutto le forme originali dell'epoca, comprese queste particolari gobbe, come potete vedere, delle anse, che su un orologio lucidato non è molto semplice trovare, perché è una delle prime cose che va via, così come va via anche questo spigolo qui, questo spigolo vivo dell'ansa adelica tra lucido e satinato, che invece su un orologio lucidato è un po' più difficile da avere. Quindi un bellissimo esemplare mai lucidato, anche in questo caso abbastanza raro da trovare, ma anche in questo caso per l'ennesima volta non necessariamente ne alza la quotazione. Come potete vedere, le anse al di sotto sono lucide perché sono state lucidate praticamente dall'uso, dal tempo, dall'utilizzo. E il resto anche originale, tasti a pompa e corona, così come è originale anche il vetro di questo orologio, che è logato Omega al centro, come probabilmente molti di voi avranno scoperto anche attraverso i Moonswatch di Swatch, che hanno proprio la S di Swatch logata al centro del vetro. In questo caso al centro del vetro plastica, vetro risalite, c'è la Omega, il simbolo Omega della Maison. Quadrante, altra particolarità di questo orologio è il bellissimo quadrante, innanzitutto in condizioni perfette, e non è del tutto scontato trovare un quadrante in perfette condizioni, con gli indici ben virati, omogenei, con le sfere. Non è una cosa del tutto scontata, ma altra particolarità: potete vedere nella scritta Speedmaster la S e la R, le due lettere iniziali, sono lunghe, si chiamano proprio Long S and R nel mondo dei collezionisti, naturalmente, e sono lunghe perché questo è un mark di quadrante che arriva praticamente più o meno a metà anni 80. Questo è un orologio del 1984, quantomeno da quello che sappiamo oggi dalle tabelle dei collezionisti, in base al seriale del movimento, che è un 47 milioni. Non appena sarà possibile chiedere nuovamente l'estratto d'archivio ad Omega, è una cosa che farò, anche per capire non soltanto qual è l'anno di vendita di questo orologio, ma anche per capire appunto se è un orologio destinato al mercato sudamericano, e quindi un orologio che nasceva anche con questo bracciale originale, come in realtà dovrebbe essere, anche perché è un bracciale, vi faccio vedere, marchiato 1986, che su un orologio del 1984
è più che normale trattandosi di un Omega Speedmaster, perché normalmente questi orologi arrivavano poi nel paese di destinazione dopo 2 anni dalla vera e propria produzione, quindi è molto probabile che questo orologio sia arrivato con 2 anni di ritardo dalla sua produzione in Messico o comunque in Sud America e gli sia stato montato il bracciale del paese di destinazione. E poi, come dicevo, questo è un 145-022 che credo sia una referenza per l'Omega Speedmaster ancora molto interessante da un punto di vista collezionistico, nonostante le sue quotazioni siano abbastanza basse, parliamo di circa 5.000 euro. Ed è un orologio interessante, una referenza interessante, perché oltre a conservare alcune chicche ancora vintage, come per esempio la S e la R lunga del quadrante, come vi ho fatto vedere, è anche la referenza di Speedmaster che nel 1978 è stata testata dalla NASA per le missioni Space Shuttle, che è praticamente il test che era già stato fatto sul calibro 321 dello Speedmaster per le missioni Apollo. In questo caso invece abbiamo calibro 861, sempre di derivazione Lemania, ed è un calibro appunto testato che tra l'altro si sta comportando benissimo, ce l'ho al polso da circa 2 settimane e per il momento mi segna circa più 2 secondi al giorno. Un calibro che a differenza del successivo 1861 in realtà si comporta in maniera davvero perfetta rispetto invece a ciò che credevo, perché il 1861 dovrebbe essere praticamente lo stesso calibro dell'861 con un rubino in più. In realtà però, a detta di tanti e anche in base all'esperienza che sto facendo, l'861 è un calibro estremamente più preciso e probabilmente anche più affidabile. Insomma, di Speedmaster al mondo ce ne sono tantissimi, probabilmente troppi. Omega ha indubbiamente esagerato con le referenze, con le edizioni limitate, con delle caratteristiche che nel tempo non sono mai cambiate, a discapito forse anche un po' del collezionismo di determinati orologi. In questo caso però penso finalmente di aver trovato l'Omega Speedmaster che più mi piace e che più ritengo possa avere un legittimo posto in collezione. Naturalmente non parliamo di un 321 che anche mi piacerebbe tantissimo pensare di avere, ma è anche vero che costerebbe circa 10.000 euro in più rispetto invece a un dignitosissimo 145-022 che ritengo abbia grande storia da vendere. In questo caso un orologio con Mark S ed R lungo del 1984, un orologio mai lucidato, precisissimo, ma soprattutto con la particolarità di un bracciale che su un Omega Speedmaster è davvero quasi impossibile trovare e secondo me si tratta di un plus non da poco. È un orologio manuale, come la maggior parte di voi saprà, quindi va caricato ogni mattina ed è anche un po' il bello dello Speedmaster, è un po' la chicca che tanti di noi collezionisti amano di questo orologio, quello di doverlo caricare ogni mattina, un po' come succede anche con orologi molto più esclusivi, come potrebbe per esempio essere un Daytona a carica manuale che ha quotazioni e interesse collezionistico ben diversi. Però l'Omega Speedmaster è da sempre un po' il crono più iconico e anche più democratico, più abbordabile sul mercato, nonostante la sua grande bellezza e nonostante ancora oggi con prezzi assolutamente concorrenziali, praticamente il prezzo di un Tudor Chrono nuovo, è possibile portare a casa, ma soprattutto è possibile portare a casa con grande storia e con un interesse collezionistico secondo me degno di nota. Avrete capito indubbiamente che questo Speedmaster con il suo bracciale Holzer, con la sua patina del tempo e la ghiera leggermente virata blu che si vede in alcune condizioni di luce e i suoi elementi originali come il vetro ma anche come
la cassa perfetta e mai lucidata, beh, insomma, è un orologio che ho amato non appena ho visto la prima foto e ho avuto anche la fortuna di poterlo andare a prendere e di poterlo mettere in collezione. È un orologio di cui sono già innamorato e credo non ci sia altro da aggiungere, se non che vorrei sapere la vostra nei commenti e parliamo insieme di Omega Speedmaster con i suoi pro e con i suoi contro, perché ce ne sono. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me anche in questo video, vi lascio con le immagini di questo Omega Speedmaster Holzer e vi do appuntamento ad una nuova puntata qui su TOC. Ciao!